Se anche tu hai una figlia o un figlio adolescente, sono sicura che capirai le mie difficoltà nell'effettuare il cambio di guardaroba. Quello che l'anno scorso andava bene, quest'anno è diventato già obsoleto, per non parlare del fatto che crescono velocemente. L'anno scorso erano tutte felpe cortissime, quest'anno tutte felpe extra large. Allora, onde evitare di dover buttare tantissimi vestiti, vediamo come riciclare alcune cose. Se questo video poi ti piace, ti è utile, ricordati di iscriverti al mio canale e lasciami un commento qui sotto. Alla prossima, ciao! Avete dei pantaloncini che sono diventati troppo stretti? Semplice, iniziamo a tagliare i fianchi. Prendiamo un altro pantalone che è diventato stretto e tagliamo due fasce che andranno cucite nei laterali. Tagliamole della stessa altezza del pantaloncino, considerando che dobbiamo fare l'orlo in fondo. Andiamo quindi a cucire queste fasce dritto contro dritto con un punto diritto su entrambe le parti, la parte davanti e la parte dietro. Ecco qua cuciti i due fianchi. Adesso andiamo a rifinire l'orlo in fondo, facciamo una cucitura, qui potete rifinire come vi piace di più. Ecco qua cucito, ho fatto una seconda cucitura per ribattere le cuciture verticali con un punto diritto e ho rifinito a mano la parte alta. Che ne dite? Bello, no? Era di mia figlia, adesso è mio. Ecco una tipica felpa troppo corta. Iniziamo con aprire il collo, facciamo un taglio. Seconda felpa troppo corta, tagliamola quindi sotto le braccia. Mettiamo diritto contro diritto e facciamo una cucitura tutto intorno. Eccola qua finita. Che ne dite? A me piace moltissimo perché va a coprire un pochino il fianco e diventa un po' una blusa sportiva e casual. Bello anche cappuccio. Terza e quarta felpe troppo corta, quindi andiamo a tagliare un rettangolo di una delle due felpe. Tagliamola della stessa larghezza della felpa blu. Tagliamo anche la felpa blu all'altezza dove vogliamo inserire la fascia dell'altro colore. Disponiamo quindi diritto contro diritto e tagliamo e cuciamo i due fianchi laterali. Dopodiché, quando avremo il nostro anello rosa, andiamo a cucirlo diritto contro diritto nella parte bassa e poi nella parte alta. Ecco qui il risultato, molto carina. Per lo scollo ho fatto un bel taglio arrotondato, così posso portarlo anche con la spallina bassa. A me piace moltissimo. Voi che ne dite? Infine avevamo questa bellissima maglietta di ricordo del nostro viaggio a Londra, quindi mi dispiaceva buttarla, è diventata piccolissima. Quindi ho deciso di fare un sacchettino che può essere utile per portare le scarpe o quando si viaggia. Tagliate il rettangolo che vi va bene, cucite in fondo, fate un orlo in alto lasciando un'apertura e infilate un nastro. Davvero davvero semplicissimo. Se queste idee ti sono piaciute, ricordati di iscriverti al mio canale, lasciami un commento e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornata. Ciao!